mini tutorial sulla tecnica, sulla modalità Image to Image Stable Diffusion, come funziona. Allora, una premessa: quando Stable Diffusion comincia a generare un'immagine, in realtà non comincia subito a generare l'immagine finale, ma parte da un'immagine caotica, come quella che abbiamo visto all'inizio di questa sequenza, e per passaggi successivi arriva a, diciamo, a migliorare man mano a ogni passaggio l'immagine. Vedete che man mano qui si sta cominciando a formare l'immagine finale, fino ad arrivare appunto all'immagine finale che risponde alla richiesta dell'utente. In realtà l'immagine iniziale è quella caotica, è solo apparentemente caotica, perché corrisponde, diciamo, è strettamente legata alla richiesta, in quanto è in qualche modo una specie di, se vogliamo, trasformazione matematica della richiesta, cioè del prompt più tutti i parametri che determinano poi il funzionamento della, diciamo, la risposta della macchina alla richiesta. Facciamo una prova. Allora, ho preparato un prompt, questo prompt, siamo nel text to image in questo momento, questo prompt genera questa immagine. Lasciamo perdere la qualità, mi interessa solo fare il ragionamento in questo momento. Nella modalità image to image, la differenza rispetto alla text to image è che è possibile inserire un'immagine chiamata immagine di riferimento, che serve per diciamo, guidare la generazione dell'immagine finale. La prova che sto facendo è utilizzo esattamente lo stesso prompt, esattamente lo stesso set di parametri, i parametri non sono assolutamente cambiati. L'unica cosa che c'è in più è l'immagine di riferimento e un nuovo parametro, denoise strength. Questo parametro serve a determinare qual è l'immagine iniziale della sequenza. Prima abbiamo visto la sequenza che portava a quel cane fatto maglia e partiva da un'immagine assolutamente caotica. Era una generazione fatta nella modalità text to image. In questo caso l'immagine iniziale come è generata? È generata facendo la sovrapposizione. Immaginate di fare la sovrapposizione di due layer in cui un layer è l'immagine di riferimento e l'altro layer è l'immagine caotica che si ottiene appunto dall'elaborazione matematica dei vari parametri. L'immagine iniziale di quella sequenza è fondamentale perché guida in modo molto forte poi tutta l'evoluzione e quindi anche l'immagine finale. Quindi quell'immagine è assolutamente fondamentale, quella iniziale della sequenza. Il parametro denoise strength appunto diciamo, va a pesare l'influenza del layer del caos. È una percentuale, varia tra 0 e 1, quindi quando è 1 vuol dire 100%, 0 vuol dire 0%. 0% come in questo caso vuol dire che il layer del caos non conta niente, ha un peso nullo. Quando è 1 il layer del caos pesa al 100%, quindi l'immagine iniziale sarà determinata solo appunto dal layer del caos. In ogni caso, anche in questa situazione, l'immagine di riferimento ha comunque un'influenza, infatti vedremo che il risultato finale sarà diverso da quello che si ottiene, che si è ottenuto nel caso del text to image. Adesso farò qualche prova nel modificare i valori del noise strength per vedere che cosa viene fuori. Allora, nel caso di noise strength 0, vedete l'immagine iniziale della sequenza. L'immagine iniziale della sequenza la vediamo a sinistra e a destra vediamo il risultato finale. Quindi l'immagine iniziale della sequenza è di fatto uguale all'immagine di riferimento e anche l'immagine risultante è di fatto uguale all'immagine di riferimento. Porto il valore del noise strength a 0,10, quindi il layer del caos comincia a pesare il 10%. Nell'immagine iniziale si è cominciato a vedere qualcosina, ma cose minime, e comunque l'immagine finale di fatto è ancora uguale all'immagine di riferimento. Passo a 0,25, nell'immagine iniziale comincia a vedersi tracce del pattern del rumore, e comunque l'immagine risultante di fatto è ancora molto simile all'immagine di riferimento. 0,50, a questo punto il layer del caos conta il 50% e il layer dell'immagine di riferimento il 50%, infatti l'immagine risultante, che è la prima appunto della sequenza,
di fatto è la sovrapposizione diciamo, paritaria dei due layer. C'è molto rumore, si comincia ad esserci molto rumore, ma è comunque ancora evidente, riconoscibile la struttura dell'immagine di riferimento. E l'immagine risultante comincia ad avere qualche variazione. 0,75, il caos è molto forte, ma si riesce ancora a riconoscere qualche cosa della struttura dell'immagine di riferimento. L'immagine comincia a essere, il risultante comincia a essere davvero diversa, insomma. Passo a 0,9, il layer diciamo di fatto l'immagine di partenza è solo caos, ehm, ma l'immagine e l'immagine finale ha diciamo preso ormai la sua strada. Se poi Leon Strang lo porto a 1, quindi il layer del caos conta il 100%, l'immagine di partenza è solo caos e l'immagine finale diciamo è poco variato rispetto al valore che aveva assunto quando il DS di Leon Strang era 0,9. Di fatto, a seconda del modello che si usa, diciamo sopra il 0,85 0,90 ci sono poche variazioni. Quindi l'immagine iniziale, e comunque, ecco, vedete, si può dire che in ogni caso l'immagine finale, anche quando Leon Strang è 1, comunque in qualche modo tiene traccia dell'immagine di riferimento perché questo elemento nell'immagine finale corrisponde, è stato l'elemento nell'immagine di riferimento. E in ogni caso, vedete, l'immagine finale è decisamente diversa dall'immagine che abbiamo ottenuto nella modalità text to image.